Buongiorno a tutti, Ciao! siamo nuovamente in partenza, lasciamo l'area sosta di Saint-Mary-la-Mer, vicino a Perpignan, e si riparte per andare sempre più verso casa. Siamo tornati al mare. Contento, vedi? Siamo tornati al mar. Vede il mare e già è contento. Questo è l'Eucat, è molto carino. Cosa c'è qua? I fenicotteri. I cotteri. Guardate i cotteri che sono là. Siamo alle Tang de la Palme, abbiamo appena passato Leucate, il paesino di Leucate, qui passiamo da un ponticello, mi auguro che col camper si possa fare. Ecco il mare, dovevo sentirlo un po' con un po' di vento, perché queste cose mi fanno sentire vivo. Nel nostro rientro verso l'Italia abbiamo deciso di passare un po' anche dal mare ed eccoci qua, siamo a Gruissan-Plage. Eccoci qua, anche per oggi siamo arrivati al parcheggio della notte. Oggi ci siamo fatti parecchia strada, via principalmente autostrada. Abbiamo cercato di tirare dritti, abbiamo fatto circa 160 km di autostrada, abbiamo superato Montpellier, Nîmes e siamo tra Nîmes e Avignon. Il problema è che qua in Francia l'autostrada costa un rene. Abbiamo speso più di autostrada che di gasolio e campeggio messo assieme. Comunque dai, Carletto è qui, adesso andiamo a farci due passi in paese. E buongiorno! Buongiorno! Anche questa mattina ci siamo svegliati bene, dormito bene e partiamo per fare una camminata a vedere Una cosa che vedrete tra poco. Carletto rimane parcheggiato qui nell'area camper intanto che noi ci facciamo questa camminata, questa passeggiata e poi torniamo a prenderlo. Ebbene sì, questo andiamo a vedere, Pont du Gard. Guarda che bella la mappa. Siamo arrivati al Pont de Gard, un ponte romano perfettamente conservato, in assoluto uno dei più belli di tutta Europa. Costruito dai Romani nel 17 a.C., Napoleone III è rimasto talmente estasiato che ne ha ordinato il restauro immediato. Questo è un ponte veramente meraviglioso, è a 3 livelli, dove il più alto è l'acquedotto. L'acquedotto è stato costruito per rifornire d'acqua l'antica città romana di Nîmes, dalla sorgente alla città
aveva un percorso di 20 km. L'opera di ingegneria è talmente magistrale perché il dislivello che permetteva di far scorrere l'acqua con una portata di 20.000 metri cubi d'acqua al giorno in un condotto all'interno del ponte che era 1,80 d'altezza per 1,20 di larghezza, quindi un'opera veramente magistrale con una pendenza dello 0,034%. Quindi, per spiegarlo in parole più povere, il dislivello in discesa era di 34 cm su 1 chilometro, quindi veramente riuscire a fare questi calcoli 17 anni avanti Cristo bisogna essere dei maestri assoluti di ingegneria, non avevano i computer allora, ricordate. Altra particolarità molto interessante, essendo in questa zona l'acqua molto calcarea e quindi tende a lesionare i condotti, hanno dipinto le pietre con una specie di vernice rossa a base di ossido ferroso che aveva la qualità di preservare le pietre dall'erosione del calcare, dell'acqua calcarea. Andiamo a vedere il ponte. Quindi questo ponte è talmente importante che è stato inserito nel 1985 nel patrimonio dell'UNESCO. Un'opera storica di ingegneria che sicuramente vale la pena di visitare. Ha una lunghezza di 275 metri, un'altezza sul fiume Gardon di 49 metri e ora andiamo a vederlo. È talmente importante quest'opera che, se fate attenzione, la ritrovate nella banconota da 5 euro. Ora ve la metto qui. Siamo dalla parte opposta del sole, quindi questa parte qua è in ombra purtroppo, però la struttura è imponente. Qua sotto passa il fiume Gardon. Eccolo qui che l'abbiamo dalla parte del sole, quindi lo vediamo in tutta la sua bellezza. A pensare che l'hanno costruito nel 17 avanti Cristo. Pazzesco. Un'opera di ingegneria storica veramente notevole. Ma ti rendi conto cosa hanno costruito questi romani? Veramente molto bello, sì, molto bello. Freddo, Mauri! Più che altro c'è molto vento in questo momento. Vento freddo. Vento freddo e quindi è quello che sta dando un po' fastidio. Andiamo al belvedere. Che io ce l'ho sempre davanti agli occhi, un bel vedere. Che ruffiano che sei ogni tanto! L'accesso nella parte alta dove scorreva l'acqua è vietato, ci sono questi cancelli e probabilmente permettono solo in occasione di visite guidate, ma in questo momento è tutto chiuso. Rientriamo al nostro parcheggio. Ridendo e scherzando ci siamo fatti 7 km di cammino avanti e indietro per raggiungere il ponte, deviazione, su, giù, insomma. Ormai è quasi ora di pranzo, quindi ci si ferma qui a mangiare e poi si riparte.
Quindi siamo ripartiti dopo pranzo dall'area sosta di Castillon-du-Gard. Abbiamo appena superato Avignon. Avete appena visto le immagini della città rinchiusa all'interno delle mura, che è molto carina. Ci siamo già stati entrambi, ma in questo momento non ci fermiamo. Le Mont Ventoux. Poi Mauro ci spiega esattamente cos'è questa montagna. Eccoci qua, siamo in questa bella area camper, pochi posti ma bello. Questo parco giochi a Montmorin, un piccolo villaggio ai piedi, lo vedete qua alle nostre spalle, del Mont Ventoux. Questo qua in cima, esatto, 1900 metri d'altezza, in questa pianura, sopra Avignone, tra Avignone ed Orange, sul lato sinistro orografico della Valle del Rhône. Una montagna molto famosa per le prestazioni del Tour de France. In luglio, quando si fa il Tour de France, qui il caldo è asfissiante, quindi la salita fino al Mont Ventoux, se non è colpito dal vento, è sicuramente una delle salite più dure ed impegnative di tutte le corse ciclistiche europee, del Tour de France soprattutto. Famosa perché il nostro compianto e mai dimenticato Pantani qua ha vinto una tappa del Tour, attaccando tutti. A un certo punto sembrava in difficoltà, poi come al solito ha gettato via il cappello come faceva tutte le volte e scalando, prendendo il suo ritmo, ha distaccato tutti. C'è un sacco di vento, ma d'altronde questo monte, se si chiama Mont Ventoux, un motivo ci sarà. Monte che sorge isolato in mezzo alla pianura. Completamente spilacchiato, un po' come la Sierra Nevada. Sì, un po' meno alto, perché non arriva ai 2000, arriva a 1900 e spiccioli. Un classico paese provenzale piccolino, con le case in pietra e poi le imposte di color pastello, dall'azzurro pastello al verde acqua al blu balena. Il blu balena e i tetti in coccio. Sì, bellino bellino, piccolo ma carino. E ci mettono a disposizione quest'area camper che al momento non ha servizi di acqua, ma ha almeno l'elettricità e pare sia gratuita, almeno in questo periodo, così ci dice una signora vicina di camper. Poi non so. Era un po' âgée, quindi non so quanto magari fosse sei già dimenticata. Quanto fosse consapevole di quello che diceva, però. Guarda che meraviglia questa porta col cassonetto sopra. Ora ci ritiriamo, un po' di lavoro al computer, Mauro tra poco alla partita e un bel teino caldo visto che l'aria è davvero freschina. A più tardi. Stasera, visto che siamo in Francia, che cosa mi ha fatto la Bettina? Moule frites, moule e frites. Contenta, vero? Sa che a me piacciono e quindi contentissima. Contentissima. Il profumo che si sente in camper poi è fantastico. Buon appetito!
Buongiorno. Ciao amoretto. Salutiamo Mormoron. Una bella notte tranquilla in quest'area dove eravamo solo 2 camper. State benissimo. Quindi ora proseguiamo per nuove destinazioni che più tardi vedrete. Buongiorno a tutti. Mentre salutiamo questa mattina, notate la classe di mio marito. Double glasses. Double glass.